Ok, va bene, è vero quello che dici. Certo, sono favorevole, hai proprio ragione, anch'io la vedo così. Tutte queste frasi servono per esprimere accordo. Vediamole insieme e poi analizziamo quali espressioni puoi utilizzare per indicare il contrario, cioè il disaccordo. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Ecco alcune espressioni per esprimere accordo in italiano. Ok, va bene. Essere favorevole, quindi dovrò dire sono favorevole, tu sei favorevole, lui è favorevole, eccetera. È vero, è giusto. Essere d'accordo, e anche qui dirò sono d'accordo, oppure voi siete d'accordo, o magari loro sono d'accordo. Ricorda che quest'ultima espressione si usa con la preposizione con quando si parla di una persona. Ad esempio, sono d'accordo con lui, mentre si usa di oppure in con un verbo all'infinito. Eravamo d'accordo di votare sì. Con un sostantivo invece si possono usare con, di, in oppure su. Vediamo alcuni esempi. I clienti sono d'accordo sul prezzo. I dipendenti saranno d'accordo con la decisione del sindacato. Altre espressioni che si utilizzano spesso sono le seguenti. Hai proprio ragione. Naturalmente. Sì, anch'io la vedo così. Prima di passare alle espressioni utili per esprimere il disaccordo, ti ricordo che se vuoi conoscere i 10 elementi essenziali per imparare l'italiano, puoi scaricare questa guida gratuita. Troverai il link qui sotto in descrizione, oppure puoi cliccare direttamente qui sulla scheda. Essere contrario a. Naturalmente anche in questo caso dovremmo dire io sono contrario oppure io sono contraria a qualcosa, tu sei contrario, tu sei contraria, eccetera. Non è vero. Non condividere una scelta. Anche qui bisogna fare la coniugazione. Pertanto, ad esempio, non condivido la tua scelta. Per niente. Non è vero. Non essere d'accordo, che funziona come la versione ovviamente affermativa di cui abbiamo parlato prima, e poi il verbo sbagliare. Altri due modi per indicare incredulità sono non ci credo per niente oppure non credo a una parola. Quando invece vogliamo dire che siamo solo parzialmente d'accordo, possiamo usare la forma non dico che viene seguita dal congiuntivo. Non dico che vada bene il suo comportamento, ma lo capisco. Ora tocca a te. Ti dirò una mia opinione e ti chiedo di scrivere qui sotto nei commenti se sei d'accordo oppure in disaccordo. Penso che sia molto grave che la Chiesa cattolica non abbia ancora permesso il sacerdozio femminile. E tu che ne pensi? Se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere stampante qui sotto. Oggi abbiamo visto come esprimere l'accordo e il disaccordo in italiano, ma se hai voglia di parlare con me,
Allora possiamo farlo insieme utilizzando alcune semplici domande che noi italiani usiamo tutti i giorni. Per farlo basta guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.